Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ci troviamo alla seconda lezione del libro A di Scienze, il linguaggio delle misure. Oggi ho preparato più slide, quindi come sempre vi lascerò il link del video in descrizione, il link per scaricarlo, il link del PDF e il link della presentazione PowerPoint. In questa slide vediamo il sistema internazionale. È stato introdotto nel XIX secolo. In questo sistema internazionale sono state introdotte delle unità di misura valide per tutte le nazioni. È stato adottato in tutto il mondo quasi. Poi in ogni unità di misura si trova un nome, un simbolo e un valore. Per esempio, se prendiamo la lunghezza, il nome è l'unità di misura il metro, il simbolo m, il valore che appunto fa parte della lunghezza. Esempio, nel sistema internazionale l'unità di misura della lunghezza è il metro, simbolo m, unità di massa è il chilogrammo, chilogrammo. Quindi mi raccomando da evidenziare, quindi adesso ve lo evidenzio. In ogni unità c'è un nome, un simbolo e un valore. Questo è da ricordare sempre. Poi ricordarsi che è stato inventato nel XIX secolo e che l'hanno adottato quasi tutte le nazioni del mondo. E poi gli esempi, vabbè, solo per ricordarvi. Ora si passa alla misura della lunghezza. Oggi, oltre alla lunghezza, parleremo anche della superficie e del volume, ma comunque sono dettagli. Ehm, Nel sistema internazionale la lunghezza come unità di misura viene utilizzato il metro e i suoi multipli e sottomultipli, perché ogni unità di misura ha un multiplo e un sottomultiplo, cioè delle equivalenze rispetto al metro. Per esempio, vediamo i multipli del metro. Sono il decametro, ettometro, chilometro. Come abbiamo detto prima, hanno un simbolo DAM, HM, KM e le equivalenze rispetto al metro. Quindi un decametro uguale a 10 metri. Cosa vuol dire? Che un decametro è 10 volte più lungo, perché si tratta di lunghezza, rispetto a un metro. Un ettometro 100 volte e un chilometro 1000 volte. Poi ci sono i sottomultipli del metro, che sono decimetro, centimetro, millimetro, micrometro e nanometro. Alle elementari si studiano decimetro, centimetro e millimetro, poi alle medie si inizia a parlare di micrometro e nanometro. Micrometro e nanometro sono due cose a parte perché se vedete che il decimetro è la decima parte, centimetro, centesima parte e millimetro, millesima parte, il micrometro si passa alla milionesima parte, quindi da 2 zeri si passano a 5 zeri e il nanometro è la miliardesima parte con 8 zeri. Poi la misura della superficie. Nel sistema internazionale è utilizzato il metro quadrato come unità predefinita che corrisponde alla quantità di superficie occupata da un quadrato avente il lato di un metro. Cosa significa? Immaginatevi un quadrato, molto probabilmente poi lo metterò in editing. Immaginatevi un quadrato che ha il lato di un metro, ok? Come trovare l'area, quindi la misura che misura la superficie, fate 1 per 1, quindi un metro quadrato. Immaginatevi pure una piastrella che è un metro quadrato, vabbè, è un po' troppo grande, comunque immaginatevela. E in questa piastrella ha il lato di un quadrato e quindi in tutto occupa un metro quadrato, più o meno è così come ehm,
avete capito. Poi infine abbiamo la misura del volume. Nel sistema internazionale viene utilizzato il metro quadrato. Qua è un po' più difficile cioè come si fa. Quindi immaginatevi sempre sto quadrato, ma che quel quadrato diventa un cubo. Quindi immaginatevi una piastrella che si trasforma in un dado della stessa grandezza. Il dado ha 6 facce, il quadrato ne ha solo una. Noi ne rappresentiamo solo 3 per renderlo in prospettiva, e per misurare il volume bisogna elevare alla terza, quindi per metro per metro per metro. Quindi un metro, se c'era un metro quadrato in una faccia, vediamo che ci sarà una faccia sopra, quindi un altro metro quadrato, una faccia di lato, un altro metro quadrato. Se noi moltiplichiamo, se eleviamo alla terza, 1 alla terza equivale a sempre 1. Quindi un dado che ha tutte le facce uguali e ha la facciata di un metro quadrato, vuol dire che il suo volume è di un metro cubo. Non so se vi è chiaro il concetto, comunque è questa qua. Le slide finiscono qui, come ho detto prima ve le lascio in descrizione, mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi, commentate e ci vediamo nel prossimo video, ciao!